Cornelio Nepote tramanda che la città etrusca di Melpum venne saccheggiata e rasa al suolo da un'alleanza composta da Galli Insubri, Galli Boi e Galli Senoni, e che questo avvenne proprio lo stesso anno in cui i Romani, capeggiati da Furio Camillo, riuscirono ad espugnare Veio, quindi nel 396 a.C. Ora, diciamo subito che la contemporaneità dei due eventi è sospetta e più che frutto della realtà storica potrebbe essere prodotto della storiografia classica, che spesso cerca la contemporaneità in quegli eventi che in qualche modo sono idealmente legati tra loro. Ad esempio sappiamo che per Erodoto e Aristotele la battaglia di Imera avvenne contemporaneamente alla battaglia di Salamina, in una volontà di rappresentare la vittoria della Grecia su tutti i suoi nemici in un unico momento, a occidente sui cartaginesi con Imera, a oriente sui persiani con Salamina. Allo stesso modo, quindi, la contemporaneità tra il sacco di Melpum e la presa di Veio potrebbe essere dovuta alla volontà di mostrare lo sbiadire del potere degli Etruschi, che avviene nello stesso momento in pianura padana, quindi con Melpum, e in Italia centrale con Veio. Va anche detto però che Tito Livio ricorda come scontri tra Etruschi e Galli comincino nell'area compresa tra le Alpi e gli Appennini molto prima dell'arrivo dei Celti in Italia centrale, che lui fissa grosso modo intorno al 391 a.C., ma che durano appunto fino a questo momento. Quindi immaginare lo scontro decisivo per la supremazia in Etruria padana nel 396 a.C. non è in fondo così peregrino. Il fatto poi che Nepote ci parli di un'alleanza tra Insubri, Boi e Senoni ci rimanda a un contesto politico molto fluido, nel quale diverse popolazioni galliche che hanno attraversato le Alpi in diversi momenti si trovano a dover collaborare, probabilmente perché quelle che sono arrivate per ultime non hanno ancora dei terreni dove insediarsi e rischiano di diventare un elemento destabilizzante proprio per le realtà celtiche stabili del nord Italia. Allora quindi tutte le tribù galliche si alleano tra loro con l'idea di strappare con un colpo decisivo agli Etruschi il controllo territoriale del nord Italia. Ma dove si trovava esattamente Melpum? Non lo sappiamo. E tutti i tentativi fatti per cercare di identificare con certezza il sito della città sono naufragati tristemente. Complice anche il fatto che Plinio, che riporta Nepote, lo fa in maniera abbastanza vaga. Tant'è che se la maggioranza degli storici ha sempre immaginato un'ubicazione transpadana per Melpum, altri ne hanno proposto una diversa, a sud del Po, in Emilia. La teoria più antica, che nasce nel 1500, vorrebbe Melpum coincidere con Melzo, un comune lombardo, eppure si basa esclusivamente sull'omofonia e non regge ad un'analisi linguistica approfondita. Oltretutto Melzo non si trova né in una posizione strategica né lungo una qualche direttrice commerciale, degli elementi necessari per giustificare la dicitura città ricca che Nepote fa di Melpum. Si è provato in seguito a identificare Melpum sia con Castelletto Ticino sia con Pombia, entrambi dei siti che durante l'età del ferro erano edificati lungo delle direttrici commerciali della Transpadana. Eppure si tratta in entrambi i casi di siti che non sono etruschi, ma della cultura di Golasecca, dei Leponzi. Infine, la teoria del De Marinis, che voleva far coincidere Melpum con l'abitato etrusco di Marzabotto, è crollata quando si è scoperto l'effettivo nome etrusco della città, Cainua. Probabilmente l'ipotesi più accreditabile, per ora, resta quella del sito del Forcello, nel Mantovano, un sito etrusco ricco, su una direttrice commerciale, e che effettivamente scompare proprio quando i Galli cominciano a penetrare in pianura padana. Purtroppo lo scarno frammento di Nepote non ci consente di ricostruire nel dettaglio la presa di Melpum. Se vogliamo provare a immaginarla,
Un'alternativa può essere quella di appoggiarsi alla letteratura classica. In particolare ci viene in aiuto la storica Marta Sordi, che in maniera molto convincente riesce a dimostrare come nel libro nono dell'Eneide l'assalto dei Rutuli al campo troiano sia in realtà una trasposizione dei primi attacchi dei Galli ai centri dell'Italia. Effettivamente l'accampamento di Enea, con il suo fossato, il suo terrapieno, la sua palizzata turrita, lignea, è compatibile con le opere di fortificazione dell'Etruria padana. E allora, partendo dall'Eneide, possiamo provare ad immaginare le schiere dei Galli che, in formazioni coperte dagli scudi, come in una testuggine, si avvicinano alle mura lignee di Melpum. I difensori scagliano frecce, scagliano giavellotti, lanciano massi contro la testuggine gallica. Alcuni Galli cercano di riempire il fossato, attingendo direttamente al terrapieno. Altri poggiano delle scale contro la palizzata per salirvi. Anche loro scagliano proiettili contro i difensori, giavellotti e dardi di frombola. Ma è il fuoco l'elemento determinante. Alcuni tra i Galli scagliano delle torce accese contro la palizzata lignea e oltre di questa. Forse, proprio come descritto nell'Eneide, è una delle torri lignee ad essere avviluppata dal fuoco, crollare e creare una breccia. Che sia attraverso le brecce causate dal fuoco, oppure per mezzo delle scale, i Galli infine riescono a penetrare all'interno della città e a vincere la resistenza. Col saccheggio di Melpum muore l'Etruria padana, ma dalle sue ceneri sorge la Gallia Cisalpina.